Ciao e benvenuto o benvenuta in questa lezione di presentazione di questa sezione in cui cominceremo a vedere come condividere i file Excel online per appunto lavorare in tempo reale, in remoto con altre persone. E sottolineo il fatto che tutto quello che diremo per Excel varrà pari pari anche per PowerPoint e per Word in tema di condivisione, di possibilità di lavorare contemporaneamente sui file. Poi ci saranno delle piccole particolarità di PowerPoint e di Word che andremo a vedere, come per esempio dove si posiziona il cursore del mouse nel momento in cui andiamo a intervenire sul file PowerPoint e Word, che sarà leggermente diverso da Excel. Ma per quanto riguarda la condivisione, il sincronismo delle modifiche, la possibilità di lavorarci contemporaneamente in più persone anche dall'altra parte del mondo, vale la stessa cosa per PowerPoint e per Word che diremo per Excel. E quindi adesso, dopo aver capito come funziona l'account Office 365, come si creano i membri, come si creano gli ospiti, come si creano i gruppi, perché anche con i gruppi potranno essere condivisi i file, e dopo aver capito chi può fare che cosa, quindi chi ha anche il potere di condividere i file in base al sistema di amministrazione che abbiamo visto nella sezione precedente, ora sì possiamo andare a svolgere queste operazioni di condivisione per lavorare in più persone sullo stesso file. Quindi vado a presentarti questa sezione. Faremo una breve introduzione ad Excel per fare una breve rispolverata delle funzionalità del programma, poi andremo a vedere l'ambiente di lavoro, sia l'ambiente di lavoro generale che le schede e i relativi gruppi. Dopodiché andremo a vedere come si utilizza Excel con o senza Office 365, quindi verificando il collegamento all'account Office 365 se lo dobbiamo utilizzare con Office 365 e poi andando a vedere dove salvare il file Excel che poi va condiviso per lavorare con altre persone. Il file Excel si potrà salvare sul PC, ovviamente in questo caso non sarà possibile lavorare con altre persone, si potrà salvare sul personal OneDrive e in questo caso anche senza Office 365 sarà possibile andare a lavorare simultaneamente e sincronicamente con altre persone, oppure se abbiamo Office 365 lo potremo condividere nel OneDrive for Business o anche nel sito SharePoint di cui ovviamente dovremo far parte. Dopodiché, sempre in ordine ad Excel, andremo a vedere la condivisione dei file, quindi la creazione e la gestione delle cartelle di lavoro, quindi la creazione da avvio dell'app desktop, il salvataggio dei file, quindi le opzioni di salvataggio, la cronologia delle versioni, dove si ritrovano i file che vengono salvati, la possibilità di utilizzare i modelli di Office oppure anche di creare un modello personale e la gestione delle cartelle di lavoro che possono anche essere ripristinate una volta che vengono estratte per metterle in pausa, cioè per non consentire la modifica alle persone a cui abbiamo dato autorizzazione a modificare. Quindi vedremo poi tutte queste cose anche in ordine a PowerPoint e a Word che però sottolineo ancora avranno le stesse modalità di condivisione di Excel. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!